in collaborazione con Madonna di Campiglio, Val Sugana, Val di Sole. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sportador TV, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata al mondo dello sport e del turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed ora anche con il nostro canale Sportador.tv sulle smart TV europee di ultima generazione. Puntata questa tutta dedicata alla neve, montagna e sport invernali. Siamo in Val di Fiemme per la 21esima edizione della finale nazionale Master di sci alpino. 3 specialità: slalom, gigante e super gigante, 200 atleti presenti, master provenienti da tutta Italia sulle piste qui della bellissima Val di Fiemme, un evento organizzato ottimamente dallo Sci Club Guastalla. Per la 21esima edizione della finale nazionale Master, ben 6 gare al via, 2 super giganti al Cermis, 2 slalom speciale e poi 2 slalom giganti il sabato. La Val di Fiemme è sempre di più al centro del panorama sportivo invernale per lo sci di fondo, Tour de Ski combinata nordica e la mitica Marcia Longa, 3 campionati mondiali di sci nordico 93, 2003, 2013 e sede dei Giochi Olimpici 2026. Qui ci sono 3 importanti schiere, ne parliamo con Flavio Del Vaidi, il consorzio Fiemme Oberreggen. C'è il Cermis, c'è l'Alpe Lusia Bellamonte e poi lo Ski Center Latema da Pampeago fino a Predazzo. La Val di Fiemme fa tanto per gli sport invernali e ospita questa importante finale nazionale Master per gli anzianotti come il sottoscritto. È vero, sei stato un ottimo ambasciatore, quindi mi hai tolto quasi tutte le informazioni, però è vero, ci siamo visti al Tour de Ski, quindi sci da fondo, poi ci siamo visti in studio a Milano, quindi abbiamo parlato un po' di turismo e oggi finalmente siamo a casa, siamo sulle nostre piste, col sole, con la neve, con una neve ancora stupenda nonostante siamo a marzo, e credo che arriveremo a Pasqua tranquillamente perché naturalmente oltre alle condizioni atmosferiche abbiamo anche un'ottima preparazione sia dal punto di vista tecnico sia dall'esperienza di tutte le persone che la sera arrivano e mettono a posto le piste preparandole in maniera egregia per il giorno dopo, per gli sciatori. Stiamo camminando su questa neve meravigliosa che gratta, che veramente è solleticata, vuol dire che veramente è preparata bene. Poca neve dal punto di vista meteorologico, ma tanta neve preparata, studiata, fatta dai voi impiantisti, e complimenti, questo vi fa onore, un risultato apprezzato di tanti turisti italiani e tanti turisti stranieri che sono qui in Val di Fiemme. È vero, naturalmente noi a inizio stagione sapevamo che dovevamo arrivare, non sapevamo come, ma sapevamo che dovevamo arrivare al 19 di aprile e quindi abbiamo fatto tanta neve con i nostri sistemi moderni di innevamento programmato. Adesso naturalmente gli sciatori, questi che gareggiano dello Sci Club, coordinati dallo Sci Club Guastalla, che sono circa 250 partecipanti, molto bene, ma si inseriscono in un turismo che adesso diventa sempre più straniero, che adesso parla sempre più le lingue straniere. Ecco. La Valle di Fiemme poi si presta anche a questi, al turismo verso la fine stagione. Siamo a 1000 metri con i paesi, quindi un'ottima vivibilità, abbiamo un rapporto qualità-prezzo ottimo direi, quindi oltre a sciare poi ci si può sedere a tavola, si può gustare i nostri prodotti a chilometro zero, si può andare in un rapporto ottimo come prezzi nelle nostre strutture alberghiere che saranno aperte, ci accompagneranno fino alla fine della stagione per poi concedersi una piccola pausa e poi iniziare con la primavera, naturalmente offrendo tante altre opportunità per i nostri ospiti. Luca Bertoluzzi dello Ski Center Latemar qui a Pampeago, un grande evento, Luca, finale nazionale Master, un evento importante per Pampeago e per la Val di Fiemme. Pampeago ha una sua anima agonistica e appunto l'evento di questo fine settimana è
il coronamento appunto della stagione agonistica per quanto riguarda le categorie master, appuntamento che va avanti da anni. Si è tenuto anche lo scorso anno in una situazione diversa e quest'anno si riparte col solito villaggio, con la parte anche gastronomica oltre a quella delle gare. Una parte non gastronomica importante, lo Ciclabel Guastalla ha tanti partner emiliani dove si sa c'è l'alimentazione è all'avanguardia, abbinato alle piste di Pampeago. Io vi devo fare i complimenti perché con poca neve come quest'anno avete aperto gli impianti i primi di dicembre, si va avanti fino al 19 di aprile, tutte piste perfette, perfettamente trattate, un bel mix, quindi l'enogastronomia emiliano-trentina e la vostra professionalità, serietà nel preparare le piste. Hai detto bene Floriano, sarà una enogastronomia molto particolare perché si parla di prodotti tipici emiliani con lo gnocco fritto. Per quanto riguarda l'abbinamento poi con le piste e la qualità delle piste, non posso fare altro che ringraziarti, confermarti che l'opinione comunque ci è stata riportata da tanti altri sci club italiani che visitano tutto l'arco alpino e che qui in Val di Fiemme hanno trovato una situazione ottimale anche in un inverno che ci ha fatto un po' penare dal punto di vista delle precipitazioni naturali, ma basti pensare che comunque lo Ski Center Latemar negli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti proprio per la qualità dell'innevamento e anche della manutenzione delle piste. L'evento clou della finale nazionale Master qui a Pampeago è la festa enogastronomica gratuita con prodotti tipici offerti gratuitamente per tutti i presenti alla gara qui nella pista Agnello di Pampeago. Un grande ringraziamento va alla Pasta Felicetti per la pasta, a Rodolfi Mansueto per i sughi, ai prodotti da forno della CRM Grissimbon Morato Bottoli, al formaggio parmigiano reggiano, ai Grazzi per i ciccioli, ai salumi Tito Specchi e Felsinea, alle grappe come la distilleria Paolazzi, ai dolci della Sprisolona Borselli, Girella Motta, Haribo e Loacker, altri prodotti come l'Alborea, Granarolo, Mama Bio e San Martino, al vino Aliati e Pietrazzini, alla Bila Warsteiner, all'acqua e bevande Recoaro e The Bridge, al caffè di Cagliari, alle tisane Ricola e alla frutta Melinda. 21esima edizione della finale Master e conosciamo uno dei partner storici di questo importante evento, Remo Simonazzi, che con la sua azienda segue da 12 anni questo importante evento. Remo, sei ormai in simbiosi con il finale Master, ti piace, è un bel evento e sei un protagonista. Grazie per quello che fai per la stazione della Val di Fiemme, Pampeago, e per la finale Master e per lo Ciclabel Guastalla. Allora, grazie a voi intanto. Allora, per me è una soddisfazione, lo faccio volentieri, di cuore, è una bella squadra, a Pampeago ci troviamo a casa nostra, i master non vedono l'ora di fare questa gara e soprattutto di passare di qua per poter assaggiare quello che è le nostre prelibatezze, diciamo, le prelibatezze un po' emiliane, ma c'è un po' di tutto. Quindi io ringrazio la gara Master per poter fare e darmi il modo di essere qua. Ecco. È un bel abbinamento, le specialità enogastronomiche tipiche emiliane con il bel tempo, la neve unica del Trentino di Pampeago, tanta gente, 250 finalisti, è un grande numero, un grande risultato nonostante il periodo difficile. Siete contenti? Siamo più che contenti, siamo soddisfattissimi perché oggi noi pensavamo di portare, non so, dai 100 ai 120 iscritti per la gara siamo a 465, quindi è una cosa per noi stratosferica, quindi per noi è un cuore così. Vai per la Master, presenti sempre e comunque, e grazie a tutti. Belle le parole di Remo Simonazzi e parliamo di informatica con Alistar Informatica, con Corrado Ostendi che segue il mondo dell'informatica, un mondo che sta vivendo un buon momento. Corrado. Sì, tutto il web impazza, per cui tutti i nostri clienti vogliono apparire sul web, noi ci occupiamo di informatizzare i clienti, i nostri clienti sono aziende e industrie alimentari.
per cui noi siamo della zona della Food Valley, da lì veniva come clienti, i nostri clienti sono tutte aziende alimentari di trasformazione alimentare e per loro curiamo tutto il sistema informativo ma anche tutta la parte del web, del social. Un mondo importante che è abbinato qui a Pampeago, è una gastronomia emiliana abbinata alla neve bellissima della Val di Fiemme. Sì, fra l'altro abbiamo alcuni prodotti gastronomici che serviremo domani e i prossimi giorni sono di clienti, aziende nostri clienti. Ecco, e appunto dal punto di vista informatico lo Sci Club Guastalla ha una bella visibilità, oltre che in TV nella nostra trasmissione, anche online è molto seguito come categoria master, come Sci Club Guastalla che è uno dei primi 10 in Italia, quindi diciamo fate la vostra parte ottimamente. Sì, anche la presenza dello Sci Club Guastalla sul mondo social, nel mondo web è molto presente in vari siti, c'è anche il sito specializzato per la festa master in particolare, per cui siamo un po' ovunque, diciamo. Guastalla è una ridente cittadina in provincia di Reggio Emilia, nel cuore della pianura padana. Lo Sci Club Guastalla, pensate, è uno dei primi 10 sci club d'Italia con numero di tesserati e come attività sportiva. La presidentessa è Monica Della Salda, vera anima dello Sci Club è Carlo Rodolfi. Finalmente siamo qua di nuovo, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, non è facile, non è stata facile perché dovendo seguire il regolamento anti-Covid piuttosto che riuscire a capire un po' come organizzarsi, fare tutto in sicurezza e al meglio, diciamo che abbiamo dovuto cambiare diverse cose in corso d'opera, però ce l'abbiamo fatta, siamo qua in una nuova veste quest'anno. Siamo di supporto come organizzazione gare allo Sci Club Cornacci e come organizzazione evento collaterale diciamo a Pampeago Events, però siamo sempre noi Sci Club Guastalla con Festa Nazionale Master che siamo riusciti a portare in Val di Fiemme ancora una volta le nostre gare, 6 gare in 3 giorni che sono iniziate venerdì, ieri con 2 Super G, oggi 2 giganti, domani saranno 2 speciali e di contorno appunto la festa che consiste in una festa enogastronomica con prodotti tipici della nostra regione Emilia-Romagna come anche del Trentino Alto Adige. E questo è, ecco, siamo nuovamente qua, abbiamo atleti da tutta Italia e vorrei sottolineare che tutto questo è possibile grazie a dei sostenitori, aziende che ci sostengono, che sono oltre alle aziende della gastronomia piuttosto che alcune aziende che ci forniscono le bevande, le nostre aziende ci permettono di fare tutto questo e un'altra, devo menzionare soprattutto i nostri tantissimi amanti di questa festa che sono i nostri volontari, vengono qua, ci supportano e il bello di tutto questo è che ci divertiamo tantissimo, per questo ogni anno siamo nuovamente qua, noi e anche gli atleti. Poi come ogni anno tentiamo sempre di fare beneficenza, finora ci è sempre riuscito bene, speriamo che anche quest'anno riusciamo a portare a casa qualcosa di buono, raccogliamo fondi per l'AISM. Quest'anno ci sarebbe bisogno di fare anche tante altre cose, però insomma vediamo quello che riusciamo a fare. Carlo, come fa una piccola cittadina come Guastalla a esprimere uno sci club fra i più forti d'Italia? Ma è questione di passione di tanti volontari, collaboratori che in questo momento qua hanno preso una passione che è lo sci, che non è lo sci nautico come potrebbe essere facile perché noi siamo sul Po e pertanto ci pensa a quello. No, invece la montagna, queste bellezze qua del Trentino che ci portano ad essere qua in montagna e pertanto un gruppo cospicuo di persone ha detto accettiamo una bella sfida e andiamo a fare attività sportiva in montagna. 21esima edizione, un grande risultato. Assolutamente sì, perché se penso che nel 2000 nacque come una cosa fatta così da 3 amici che ci trovammo qua a Pampeago di organizziamo una gara
e poi da lì siamo pian piano evoluti, cresciuti fino a creare un villaggio, come vedete qui alle nostre spalle, importante, che raduna ormai atleti e master da tutta Italia praticamente. I master alla fine sono quelli che non si fermano mai, perché è vero che non sono più atleti di carattere nazionale, però è anche vero che vedere dei novantenni come c'erano oggi in questo caso qua, perché il più anziano di oggi è del 33 in questo caso qua, che fa ancora gare, vuol dire che comunque che c'è salute, che c'è voglia di stare all'aria aperta, che c'è voglia di stare in montagna, stare in compagnia anche, perché poi il bello del master è stare in compagnia. Ora vedere che è un fenomeno che cresce, vedo che la federazione ultimamente ha cominciato un pochino a prendere in considerazione questo movimento master, perché è quello poi che alla fine che tiene in piedi anche la federazione stessa. Oggi nel Supergigante erano più di 130 iscritti praticamente, domani nel Gigante ne avremo praticamente quasi un 180, quasi un centinaio domenica nello speciale, perciò è la partecipazione all'aggregazione che vogliono i master. Noi da buoni emiliani abbiamo cercato di fare questo, perché abbiamo abbinato la parte agonistica con la parte gastronomica, e questo penso che ripaghi, vuol dire che comunque è una cosa che dovrebbe essere seguita anche da altri, perché penso che sia il futuro anche delle manifestazioni, sennò diversamente le impoveriscono solo le gare. Abbiamo creato un pochino la filosofia che era un po' del rugby, quella del terzo tempo, cioè la gente fa le gare e dopo le gare torna da qualche parte per stare insieme, per socializzare, per mangiare qualcosa insieme, perciò viene su uno chef apposta da Reggio Emilia, una persona di qualità, che farà il mitico gnocco fritto direttamente sulla neve, cioè farà l'impasto qua sulla neve, poi procederà alla friggitura e a consegnarlo con prodotti salumi che sono in parte emiliani e in parte trentini. C'è un abbinamento veramente unico di entrambe le cose, e penso che i master in questi anni qua l'hanno capito, e domani penso che sarà un modo di soddisfazione per loro tutti, dopo la gara fermarsi qua. Lo Sci Club Guastalla e l'azienda per il turismo della Val di Fiemme, lo Ski Center Latemar e le piste di Pampeago pensano all'ambiente. Tutti i prodotti del catering della festa enogastronomica della 21esima edizione della finale Master qui a Pampeago sono ecosostenibili e biodegradabili. Per tutte le altre tipologie è fatta la raccolta differenziata, inoltre presente un corner di prodotti bio. Il gnocco fritto è fatto al momento sulla neve con grande successo gastronomico. Beh, secondo me chi fa attività sportiva dopo ci vuole un po' di carica, altrimenti come fa a recuperare quello che ha speso a fare le gare? Essere così sociali tutti è bello, è una festa, insomma, non è un lavoro, questa è una festa per noi. Il gnocco fritto non solo, c'è il salume, il gnocco fritto è buono anche da solo, però con del salume è il massimo, ecco. Tanta enogastronomia ma anche agonismo, alla pista Olimpia al Cermis per il Supergigante e alla pista Agnello a Pampeago per il Gigante e lo Speciale. Sì, certo, abbiamo fatto una scelta del tipo discipline veloci, in questo caso qua l'abbiamo scelta come Alpe Cermis, perché la pista Olimpia 3 penso che sia gradita da tutti gli atleti master di qualsiasi livello, perché è da una parte impegnativa perché è lunga, ma da una parte è semplice come tipo di pista, come dislivelli, perciò l'ideale per una gara di Supergigante. Poi le discipline quelle un pochino più tecniche, ultimo parliamo del Gigante e dello Speciale, penso che Pampeago sia per certi versi impagabile sulla pista Agnello Cengia qua, che è unica e piace un pochino a tutti, perciò abbinamento Alpe Cermis e Pampeago è vincente assolutamente. Le gare della finale nazionale Master qui a Pampeago sono valide anche per la Coppa Italia Master, per la Speed Master Cup, per il trofeo Marzotto e valida anche per il campionato regionale Master del Trentino. I Master sono una di quelle categorie che meritano di essere portate avanti, di essere un po' seguite con attenzione, e diciamo che il nostro direttore tecnico agonistico Mirko De Florian lo fa nel migliore dei modi. Ex nazionale, uno che di piste se ne intende, il Mirko sicuramente ha anche un grande merito per come sono preparate le piste qui a Pampeago. Il tempo ci ha dato una mano, il team dell'innovamento ha fatto un grandissimo lavoro, i gattisti fanno un ottimo lavoro, è tutto un insieme, il mio staff mi dà una mano per far sì che tutto vada bene, però soprattutto ci vuole fortuna col meteo. È sempre bello vedere comunque degli appassionati che ci mettono l'anima per una prestazione che poi, a detta di un signore che è salito con me in Siggiovia, non
non ci guarda neanche più di tanto, l'importante è trovarsi, star bene, divertirsi e provare a migliorare, tutto qua. Però l'ambiente è bello, sano e quindi bene. L'età lascia... non va mica bene l'età, Siamo sugli 80 presto. Ce l'ho nel sangue io la competizione in tutti gli sport. Io quello che faccio o la va o la spacca, anche a farsi del male magari, comunque va bene così. Mi sono divertito, questo è già importante. La gara è andata un po' così, ma insomma dai, ne ho fatte poche, quindi speriamo di migliorare. Pista bella, la giornata è bella, siamo felici così dai. Avevamo la possibilità di fare delle gare molto più vicine a dove abitiamo, però qui ci veniamo sempre perché è molto bello. La pista è sempre preparata bene e non manchiamo. È andata benissimo, guardi, io scio da 2 anni, ho iniziato prima del Covid, quindi mi sono messa alla prova. Volevo sentire l'adrenalina, quella che sente la Sofia Goggia, perché è la mia mitica Sofia Goggia, quindi ho avuto un po' d'ansia, però è andata bene, sono scesa, tutto bene, ho fatto tutto bene, quindi sono contentissima di questa giornata di oggi. Beh, personalmente oggi è per dimenticarmi un po' anche del resto, francamente con quello che si sente in giro, oggi essere qua è una specie di pillola di serenità di cui penso che abbiamo bisogno un po' tutti, no? Ecco, quindi diciamo bisogna resistere, bisogna trovare le forze per farlo. Questo è un modo, diciamo così, simpatico, leggero. Non dobbiamo vincere la Coppa del Mondo, però ci proviamo. Bellissima giornata di sport e di enogastronomia, sentiamo i protagonisti di questo importante evento, la 21esima edizione della finale Master. È stata bellissima questo weekend, tutte le gare, anche il Super G, oggi il gigante, organizzata al top. E si vede anche dai partecipanti, siamo quasi 170, quindi organizzata al top. Cosa voglio dire? Il divertimento serve, se no non riesci ad essere veloce. E quando hai la gioia di fare un sport, poi arrivano anche i risultati. Mi dispiace che è solo un weekend all'anno, però sicuramente ci vediamo l'anno prossimo. Penso che sia un evento di quelli più importanti che la federazione deve considerare, visto che la partecipazione dei master a queste manifestazioni, soprattutto queste, in questo caso qua, qui grazie alla Val di Fiemme, grazie al Cermis e grazie anche a Pampeago, porta dei numeri importantissimi. Questa edizione che per chi è organizzato in questo caso qua vuol dire Ciclè Guastalli insieme a OS Cornacci, insieme a Pampeago Evans, ha portato numeri importantissimi, quasi primi in Italia, ed erano forse non aspettati visto che non c'erano particolari esigenze, però l'abbinamento sempre che abbiamo fatto da questi ultimi anni vuol dire agonismo e gastronomia, ha portato veramente un grande successo di partecipanti sia nelle gare veloci del Super Gigante svolte all'Alpe Cermis e sia anche nelle gare tecniche, vuol dire quelle che sono il gigante fatto qua a Pampeago e anche che si ripeterà domenica nello slalom speciale che verrà fatto sempre qui a Pampeago. Cosa dire? Il mondo master è vivo perché porta atleti che arrivano fino a 90 anni, ricordiamoci che oggi il più esperto in questo caso qua era un 1933 come classe, pertanto è veramente una cosa importantissima vedere questi atleti che si cimentano tra i pali stretti e i pali, quelli di lunga durata. Il mondo master c'è, la festa nazionale master c'è, pertanto penso che sia veramente importante da considerare e da considerare anche per il futuro. Ponte di legno, tonale, Val di Fiemme. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola, qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri, qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Peio, Madonna di Campiglio. Salice,
fatti di sport. Val di Sole, Val Sugana. Bellissime immagini, grandissimo questo evento che si è disputato qui nella bellissima Val di Fiemme. Cala il sipario sulla 21esima edizione della finale Master di sci alpino. Abbiamo visto gare di slalom speciale, slalom gigante e super gigante disputate qui sulle piste di Pampeago e del Cermis. La Val di Fiemme ha 3 importanti schiari: Pampeago, Ski Center Latemar, Alpelusa Bellamonte e il Cermis. 21esima edizione dei Master, evento organizzato splendidamente dallo Sci Club Guastalla. Ringraziamo l'azienda per il turismo della Val di Fiemme, ringraziamo Dolomiti TV per il montaggio e la produzione televisiva di questo importante evento, e grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, sempre con SportDor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Grazie ancora per averci seguito. Per maggiori informazioni consultate il nostro sito SportDor.tv e guardateci anche a livello europeo, perché ora SportDor.tv è una multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali e ora anche sul nostro canale SportDor.tv sulle smart TV europee di ultima generazione. Ciao e arrivederci alla prossima occasione da Floriano Moboni. In collaborazione con Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme, Peio.